Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Diana di Classe Italiana e oggi vediamo un tempo nuovo del verbo, un tempo passato, l'imperfetto. Voglio scoprire insieme a voi quando lo usiamo, perché lo usiamo e come si forma. Per avere un piccolo aiuto, ho pensato di mostrarvi qualcosa che ho fatto per la mia migliore amica. Prima di tutto vi faccio conoscere Marta. Lei è Marta oggi, ha 46 anni. Noi ci conosciamo da bambine perché siamo cresciute insieme, siamo andate a scuola insieme, abbiamo fatto tutto insieme e Marta il mese prossimo si sposa. Per questo ho preparato un regalo, un album dei ricordi. Eccolo, è questo qui. In questo album ho messo tante foto di Marta da piccola, da ragazza e da adulta. Per fare l'album ho chiesto aiuto alla mamma di Marta, che mi ha dato tutte le foto. E poi io ho scritto qualche frase vicino alle foto per commentare il ricordo. Vi va di vederlo con me? Così potete dirmi se vi piace. Apriamolo alla prima pagina. Questa è una foto di Marta a 6 anni e io ho scritto: qui avevi 6 anni, eri una bambina molto dolce e un po' timida. Avevi i capelli lunghissimi e ti divertivi a farti trecce diverse, come in questa foto. Andiamo un po' avanti, ma poco. Questa è una foto di Marta a 8 anni e io ho scritto: qui avevi 8 anni e facevi danza classica. Amavi ballare e qualche volta facevi la maestra di danza per me. Adesso andiamo molto avanti negli anni, un grande salto. Questa è una foto di Marta a 30 anni e ho scritto: qui stavi con Franco, avevate 30 anni, era il vostro terzo incontro a una cena di amici. Lui era già innamoratissimo di te. Tu invece dicevi che era antipatico e che non volevi assolutamente incontrarlo più. Beh, possiamo chiudere l'album di Marta. Abbiamo finito il nostro giro dei ricordi. In realtà l'album è molto pieno e io vi ho mostrato solo 3 foto per darvi un'idea. Che dite? Vi piace il mio album? Spero proprio di sì. E spero che piacerà alla mia amica. Ma adesso vediamo insieme che cosa ho scritto vicino alle foto di Marta. È un album dei ricordi, perciò ho scritto tutto al passato e ho usato il nostro tempo nuovo, l'imperfetto indicativo. Prendiamo il testo della prima foto e analizziamo insieme perché ho usato l'imperfetto. Vi do una lista di opzioni e voi mi dite qual è o quali sono le opzioni giuste. Vediamo insieme la lista. Uso l'imperfetto perché parlo di una cosa del passato, perché parlo di una situazione o di una azione che continua nel tempo, perché parlo di un'azione fatta nel passato una sola volta, perché parlo di un'azione che si ripete più volte nel passato, perché descrivo l'aspetto fisico e la personalità di qualcuno. Quale opzione o quali opzioni sono giuste? Bravissimi, perché parlo di una cosa del passato. Perché parlo di una situazione o di un'azione che continua nel tempo. Perché parlo di un'azione che si ripete più volte nel passato. Perché descrivo l'aspetto fisico e la personalità. Prendiamo il testo della seconda foto e continuiamo ad analizzare insieme l'imperfetto con la lista di prima. Uso l'imperfetto perché parlo di una cosa del passato? Sì, bravissimi. Perché parlo di una situazione o di un'azione che continua nel tempo? Sì, giusto. Perché parlo di un'azione fatta una sola volta nel passato? No, ottimo. Perché parlo di un'azione che si ripete più volte nel passato? Sì, benissimo.
Perché descrivo l'aspetto fisico o la personalità di qualcuno? No, bravissimi. Benissimo, adesso vediamo l'ultimo testo e finiamo di analizzare le funzioni dell'imperfetto. Riprendiamo la nostra lista e vediamo quali cose sono vere e quali cose non sono vere. Parlo di una cosa del passato? Sì, questo ormai è chiaro. Parlo di una situazione o di un'azione che continua nel tempo? Sì, esatto. Parlo di una azione fatta nel passato una sola volta? No, ottimo. Parlo di un'azione che si ripete più volte nel passato? Sì, benissimo. Descrivo l'aspetto fisico o la personalità di qualcuno? Sì, perfetto. Bene, abbiamo finito e abbiamo risposto alla nostra domanda dell'inizio. Vi ricordate? Perché usiamo l'imperfetto? La risposta è la nostra lista. Eccola qui. Abbiamo imparato insieme quando usare l'imperfetto e adesso anche voi potete usare correttamente questo nuovo tempo quando parlate di una cosa del passato che è un'azione o una situazione che continua nel tempo. Un'azione che si ripete più volte nel passato, una descrizione dell'aspetto fisico o della personalità di qualcuno. E qui possiamo aggiungere la descrizione di un luogo. E per adesso con le funzioni dell'imperfetto è tutto. Bene, sappiamo come e quando usare l'imperfetto. Adesso scopriamo come si forma. E ho una buona notizia per voi. È facile. Guardiamo insieme 3 verbi che abbiamo trovato nei testi per Marta. Amavi, avevi, ti divertivi. Che persona è del verbo? La seconda, giusto. Vi è la terminazione della seconda persona dell'imperfetto. E che cosa troviamo prima della lettera V? Una A, una E e una I. Ottimo lavoro. E prima di A e I? La radice del verbo, giusto? A, E, I sono le vocali che usiamo per unire la radice del verbo alla terminazione dell'imperfetto. E perché usiamo la vocale A, la vocale E e la vocale I? Per rispondere possiamo fare insieme l'infinito di questi 3 verbi. Amare, avere e divertirsi, perché questo è un verbo ire ma nella forma riflessiva. E allora adesso possiamo dire perché usiamo la vocale A o la vocale E o la vocale I per formare l'imperfetto. Perché i verbi are usano una A, i verbi ere usano una E, i verbi ire usano una I. A questo punto abbiamo l'infinito dei 3 verbi delle 3 coniugazioni e abbiamo il tu dell'imperfetto. Allora facciamo un piccolo passo indietro, perché nei testi che ho scritto per Marta troviamo anche un'altra persona del verbo. Avevate 30 anni. Vi ricordate la foto con Franco? E dove possiamo scrivere questa forma del verbo avere? Avevate. È io, lui, lei, noi, voi o loro? Bravissimi, è voi. Quindi possiamo fare il voi anche per amare e per divertirsi. Pensiamo alla radice del verbo e alle vocali a, i e fate attenzione al verbo riflessivo. Bravissimi, è amavate e vi divertivate. Bene, per il resto della coniugazione vi aiuto io. Io vi dico qual è la terminazione dell'imperfetto e voi mi dite come si fa per i nostri 3 verbi. Per io è vo e quindi bravissimi, amavo, avevo, mi divertivo. Per lui lei è va
E quindi? Bene, amava, aveva, si divertiva. Per noi è vamo. E quindi? Benissimo, amavamo, avevamo, ci divertivamo. Per loro è vano. E quindi? Amavano, avevano, si divertivano. Avete sentito la differenza di posizione nell'accento tra il noi e il loro? Rivediamola insieme. Noi amavamo, avevamo, ci divertivamo e loro amavano, avevano e si divertivano. Fate attenzione all'accento dell'imperfetto perché nella coniugazione si muove. Vediamo un verbo come esempio, il verbo avere. Avevo, avevi, aveva. Avevamo, avevate, avevano. Questo è un esempio del movimento dell'accento dell'imperfetto e va bene per tutti i verbi. Nel mio album dei ricordi ho usato anche 3 verbi irregolari. Li avete visti? Vi aspetto nei commenti al video per sapere quali sono e come è la coniugazione. E se volete, potete anche scrivere una frase che parla di voi nel passato o di un amico. Così voi potete fare un po' di pratica e io posso controllare e correggere se necessario. Abbiamo finito la nostra video lezione sull'imperfetto. Vi ringrazio per aver studiato con me e vi aspetto alla prossima video lezione. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E se è utile per i vostri amici che studiano italiano, condividetelo. E non dimenticate di seguirci sul nostro sito classe-italiana.com e sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.